Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Vergine, tendenze energetiche generali per la prima metà di aprile. Abbiamo la carta del mondo, amici della Vergine, di buon auspicio. Si parla del raggiungimento di un risultato, di un compimento, di un completamento. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate il link alle previsioni del 2024 e alle tarot pratiche del 2024. Bene, ricordarvi che queste sono comunque letture generiche, possono riguardare il lavoro, la famiglia. Io andrò a dirvi qual è il movimento energetico più importante e poi farò degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura alla vostra realtà. Ci saranno poi durante il mese delle letture specifiche per il lavoro, per l'economia e la finanza, per le coppie e per i single con i segni zodiacali. Quindi vi invito ad iscrivervi per non perdere i prossimi video in uscita. Bene, andiamo a vedere, amici della Vergine. Allora, partiamo con un 4 di denari, un 10 di bastoni, temperanza, il matto, il mago, tanti arcani maggiori devo dire, 3 su 5 per adesso. No, queste sono troppe. Re di spade e 7 di coppe. Amici della Vergine, qui devo dire che siamo più verso la fine che non verso l'inizio di qualche cosa. Ho la sensazione che si faccia un po' fatica durante la prima settimana di aprile a staccarsi da qualche realtà, potrebbe essere nel caso vi dobbiate trasferire o abbiate cambiato casa, potrebbe essere una realtà lavorativa, ehm, o potrebbe essere semplicemente che arriverà a compimento qualche tipo di lavoro o di progetto come un alleggerimento. Però andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Parliamo del 4 di pentacoli, abbiamo un 2 di coppe e la giustizia. Guardate, per qualcuno potrebbe rappresentare proprio un cambiamento abitativo, magari si tratta di andare a convivere, visto che abbiamo un 2 di coppe, oppure se riguardasse una questione di casa, ragazzi, nella prima settimana di aprile potrebbe arrivare il compromesso o addirittura un contratto, ecco la carta della giustizia. Devo dire che se state aspettando qualche sblocco di situazioni burocratiche, sempre inerente al mattone, diciamo così, potrebbero fortemente arrivare, anche nel caso di denaro risparmiato. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Wow, 6 di pentacoli. Se per esempio fosse un accordo lavorativo, ragazzi, devo dire che sarà un accordo in equilibrio, sarà un accordo che
vi tutelerà, vi toglierà parecchi pesi e vi farà guardare al futuro con fiducia. Qualsiasi sia l'accordo, che sia la casa, che sia il contratto lavorativo, che sia lo sblocco burocratico, ok? Andiamo a vedere la temperanza. Oh, che interessante. La luna e la sacerdotessa, due carte di divino femminile. Qui ho come l'idea che abbiate bisogno di guarire un certo modo di vedere le cose, un certo modo di proiettare le cose, potrebbero essere anche delle aspettative per qualcuno, però ho come la sensazione che tra la luna e la sacerdotessa abbiate bisogno di vederci chiaro su un certo tema. Allora, vi dirò che per qualcuno è un tema molto intimo, è un tema introspettivo, perché sono due carte che parlano di tutto quello che è il subconscio. Qui ho come la sensazione che potrebbe esserci, ragazzi, qualche paura da dover liberare, magari inerente a questa nuova situazione o questo nuovo accordo. E molto fa riferimento al vederci chiaro. Non è importante. Quando si fa una scelta non si è mai sicuri, no, della scelta, a meno che qualcun altro non garantisca, ma è raro. Quindi il punto è che si fa una scelta con quel livello di consapevolezza e la si fa perché si pensa di essere nel giusto, ok? Poi tutto quello che viene dopo, in un certo senso è facile, no? Dire potevo muovermi così, avrei potuto pensare a questo. Però le paure comunque ci sono sempre. Il punto non è non aver paura, ma il punto è guardare al di là della paura. C'è una cosa che io mi dico spesso: se non avessi paura, che cosa farei in questa situazione? Giusto per ipotizzare e per capire come mi muovo diversamente in base al grado di paura che ho nell'affrontare una situazione. Andiamo a vedere. Ok. Allora, il matto è spiegato da una regina di pentacoli e dalla carta degli amanti. Mhm. Di nuovo una carta di armonia, che però ho come la sensazione abbia bisogno di qualche input in più. Ah, ragazzi, per un gruppo molto piccolo può far riferimento a come vi posso dire? Potrebbe far riferimento a un nuovo progetto o a un figlio, anche. Andiamo a vedere il mago. Temperanza nuovamente asso di spade. È come se aveste bisogno di chiarire nella prima metà di aprile il vostro punto di vista, il vostro modo di vedere le cose, e poi comunicarlo per far sì che questo mago poi si giri al dritto e che quindi dia inizio. Ecco perché vi dicevo che vedo più fini che inizi, perché effettivamente abbiamo il mondo qui, abbiamo anche il 10 di bastoni, che vabbè è girato al contrario, però ho come la sensazione che c'è prima da riordinare un certo tipo di priorità, potrebbe essere una priorità organizzativa all'interno della casa, dell'accordo lavorativo, se per voi fosse un accordo lavorativo, se fosse una convivenza lo stesso. Andiamo a vedere il Re di Spade, perché il Re di Spade ehm, di solito parla di un'organizzazione che si deve. Wow. Scusate, voglio andare a vedere anche il 7 di coppe. Un altro asso. Allora, 7 di coppe, scusate, il re di spade è spiegato da un 3 di coppe e un cavaliere di bastoni, mentre il 7 di coppe è spiegato da un 8 di spade, un asso di bastoni, un 7, scusate, di spade e un 5 di bastoni. Sento che qui ci deve essere una comunicazione. Ripeto,
Questo è un po' come se fosse il pattuire le regole del gioco, nonostante il vostro modo di proiettare le cose, nonostante abbiate bisogno di abbassare l'asticella delle aspettative, insomma, però vedo una sorta di lavoro verso una tutela, una sicurezza, qualsiasi sia l'ambito. Da questa parte ho come invece la sensazione che si debba un po' ribadire questo tipo di accordo. C'è un asso di spade, qui potrebbe esserci una comunicazione da dover effettuare, una regola da dover dire, semplicemente qualcuno ha bisogno di dire la verità su un certo tema. Non sento che sia una bugia, piuttosto un qualche tipo di paura, visto che qui abbiamo la luna, ma è un po' come dire ok, rendo partecipe l'altro perché deve sapere che questo tipo di questione non mi lascia tranquillo o tranquilla. Devo dire, qui adottando le giuste regole, il giusto equilibrio, ricordo che anche la giustizia è una carta che parla di regolarizzare, di regole, di ordine, di struttura, di priorità, di organizzazione, che è anche un po' quello che sento con questo Re di Spade. Devo dire che se andrete avanti così, le cose procederanno bene. Il punto qual è? Di nuovo, il punto di vista negativo, l'otto di spade. Qui, con il 7 di coppe al contrario, è come se, diciamo, questa luna pesasse un pochettino, perché tra l'otto di spade e la luna non vi fanno vedere le possibilità alternative che avete. C'è un asso di bastoni, quindi di nuovo si parla di qualche nuovo inizio, qualche azione di tipo determinato, e questo sento che potrebbe arrivare verso la seconda metà di aprile, quindi nella prossima lettura. Diciamo ragazzi che tra questo 7 di spade e il 5 di bastoni io ho come la sensazione che ok, perdonate la parola, ma è l'unica che mi viene in questo momento. Vi torturerete abbastanza la testa. È un po' forte come parola, però rende l'idea. Ehm, perché qui 7-8 di spade, c'è qualcuno che o che si racconta delle bugie, ragazzi, o che farà qualcosa per smascherare qualche bugia. Vi dico, avete voi la luna, quindi ho come la sensazione che potrebbe essere semplicemente una vostra proiezione mentale, ok? Tipo, penso che quella persona abbia un altro, e invece magari è solo una proiezione mentale. Però è come se qui ci fosse il, ok, e come agisco per rendermene conto? E il consiglio qua è un po' di guardare i dettagli, le piccole cose. Diventate osservatori, qui ve lo dice proprio, diventate osservatori. Osservate come reagite alle situazioni o le dinamiche di comportamento, che siano le vostre o quelle dell'altra persona, è la quotidianità, quello che vi dà cosa cambia nella quotidianità. Ecco, questa è una cosa che mi è arrivata adesso all'ultimo. Va bene ragazzi, andiamo a vedere un oracolo. Fatemi poi sapere, perché quel discorso dell'osservare le dinamiche di comportamento ovviamente vale anche per la questione lavorativa, eh. Vi dico, qui il senso è di mettere delle regole e di ribadirgli il concetto e di osservare come l'altra persona o le altre persone si comportano nei vostri confronti, nei confronti della situazione. Però devo dire che a livello di contratto, se siete senza lavoro, tra la carta della giustizia, il 6 di pentacoli, sì, potreste effettivamente ricevere una comunicazione, firmare un contratto di lavoro, per qualcuno potrebbe anche essere a medio-lungo periodo, medio-lungo termine, però vi devo dire una cosa, non pretendete troppo, non, come vi posso dire, partite con calma se fosse un nuovo lavoro,
perché il fatto che voi abbiate esperienza nel settore non vuol dire che siate più bravi necessariamente di qualcuno all'interno di X azienda, perché ho la sensazione che qualcuno farà un po' lo spavaldo e non gioverà né all'immagine né alla, diciamo, armonia tra colleghi. Anche se fosse uno spostamento di area, uno spostamento di zona. Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Abbiamo carta numero 19. Carta numero 19. Questa carta vi invita a staccarvi un pochettino da quelli che sono, mi viene da dire la quotidianità perché la sento tanto presente nella vostra lettura. Gli impegni giornalieri, soprattutto questo qui fa vedere che è tappezzato di orologi, questo continuo controllare il tempo, questo fare le cose di fretta, non assaporare il momento. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn per concludere la lettura. Io sono il tuo tutto in ogni cosa. Ti porgo le chiavi dei miei scrigni colmi di ogni bene dell'universo. Tutto ciò che ho è tuo. Le mie ricchezze sono incommensurabili ed illimitate. Io sono la fonte della tua prosperità. La tua coppa della vita trabocca. Sii sempre consapevole della mia illimitata abbondanza e attirala a te. Supera ogni sensazione di mancanza e non consentire che qualcosa ti causi ansia. Ok, amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Se avete piacere potete mettere like, condividere il video, iscrivervi al canale o abbonarvi nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!